Lei è un trafilario, quindi potremmo dire un maestro nell'arte della trafila della pasta. Che significa essere un trafilario? Che cosa fa un trafilario? Come si diventa trafilari? Innanzitutto è una grande passione. Costruire un qualcosa che per poi vedere una trasformazione in un prodotto dove magari quel prodotto lo si mette a tavola di milioni e milioni di persone e lì subentra una grande soddisfazione. Trafilaio significa trasformare meccanicamente un prodotto da un prodotto metallico a un prodotto vivo come la pasta, dare una forma a più di 170-200 formati di pasta ed è un mestiere di grande come si può dire, di grande responsabilità, perché ogni azienda affida in te quello che è il proprio prodotto. Tu devi fare in modo che devi cercare di capire quello che ogni azienda ha nell'intenzione di fare del suo prodotto e trasformare quel prodotto mediante un'azione meccanica. Questo è molto, molto difficile, è una cosa che non si impara dai libri di testo, ma con anni e anni e anni di esperienza. Che differenza c'è tra la pasta industriale e la pasta artigianale? Perché a Gragnano ho visto che i pastifici, i pastai tengono molto a precisare la loro categoria, diciamo, merceologica, no? Qual è la differenza vera? La pasta artigianale, ci sono dei formati che volgarmente poi si chiamano artigianali, ma che vengono prodotti anche a livello industriale. La pasta industriale è quella che si produce al di sopra di determinate temperature di essiccazione e determinate quantità orarie, mentre quella artigianale è quella che si produce con basse temperature, con delle temperature completamente diverse da quelle che sono le temperature di essiccazione industriali e con delle quantità enormemente più basse. La differenza è che sulla pasta artigianale con temperature più basse riesci a sentire ancora di più l'acidità della pasta, che oggi la legge ti impone determinate regole, però tu la percepisci di più perché ha dei processi di essiccazione più lunghi, quindi la pasta fermenta di più. Quindi al momento in cui tu la cuoci ti accorgi del profumo, si sprigiona, si libera quel profumo che con la pasta industriale difficilmente lo senti. Ma è anche vero che oggi con la pasta industriale si è raggiunto dei livelli veramente altissimi, un'attenzione altissima, soprattutto poi con le materie prime, che si riesce a fare dei prodotti industriali ma del tipo artigianale. Qual è un formato che ricorda con nostalgia e che non si fa più? Ne sono tanti, li ho in mente tutti, non riesco a dimenticarne neanche uno. Dire oggi quello è più importante di quello no, in ogni formato che abbiamo realizzato c'è un ricordo, c'è una storia delle persone che ci sono dietro, dell'azienda che c'è dietro. E me ne dice uno? È difficile, molto difficile. Ce n'è uno che mi ha dato delle grandi soddisfazioni, le Marille della Oiro, che disegnò Giugiaro. Dopo tanti disegni che fece lo studio, noi li bocciavamo quasi tutti, perché non erano realizzabili, facevano parte di quella categoria delle paste impossibili. E alla fine ci dissero: fate voi. C'era il presidente che aveva in mano una cinghia di automobili
nervoso, muoveva questa cinghia e fece una bozza di disegno. Potrebbe andare, noi la guardavamo e dicevamo vediamo, si arrabbiò moltissimo. Per noi quella fu una grande soddisfazione. E poi ce ne sono tanti altri. Quindi voi perfezionate, diciamo, perfezionate il lavoro di un designer. Sì, molte volte litighiamo con il designer, perché il design non riesce a capire poi il passaggio del pezzo meccanico. Per il designer finisce il lavoro quando riesce a metterlo su carta. Noi invece dobbiamo capire dal pezzo meccanico cosa esce realmente fuori e quanto è leggibile poi il prodotto pasta rispetto a quello che ha disegnato il designer. Voi dovete riuscire a metterlo in pentola, Sì, in modo che non si scaldi, che resista alla cottura. Che resista alla cottura e che abbia una dimensione adeguata, tante cose. La sua pasta della memoria, cioè la sua Madeleine, no? La pasta più antica che ricorda, il sapore della pasta che mangiava da bambino, qual è il formato più antico? Io ricordo degli ziti, formato ziti, un formato eccezionale che si spezzava a mano ed era il formato classico della domenica, quando la domenica c'era ancora l'usanza di riunirsi a tavola, tutta la famiglia, e c'ho questa memoria di questi ziti che si spezzavano, c'era tutto un processo di ziti che si spezzavano a mano e si scheggiavano e noi facevamo a gara poi nella pentola a chi prendesse le schegge, non gli ziti ma a chi prendesse le schegge, e ricordo ancora oggi questa pasta eccezionale, un profumo eccezionale. Oggi per noi è diventato difficile mangiare la pasta. Noi quando mangiamo la pasta gli facciamo l'analisi, cerchiamo i difetti, cerchiamo di capire quali sono i difetti per poterla migliorare. I pregi ormai non li leggiamo neanche più. E questo sotto alcuni aspetti ci lega ancora a una vecchia tradizione, quella che erano ancora i formati dove tu sentivi veramente il profumo, il gusto. Ora quelle cose per noi sono passate, noi guardiamo il difetto. E gli ziti, le candele, ecco le candele, era un piatto che si faceva solo di domenica. Con? Il ragù. E oggi lo fa? Lo mangia ancora? E oggi sì, lo mangio ancora ma di nascosto da mia moglie. La cucina lei? Ovviamente, è fuori discussione. Quando è al dente la pasta? Cioè c'è un segreto perché si possa capire quando la pasta è veramente al punto giusto della cottura? Ci sono alcune cose dove si capisce che è al punto giusto. Io prediligo sempre quello che a te piace. Ora sui pacchetti viene segnato il tempo di cottura, io neanche li guardo, io preferisco stare lì vicino alla pentola e assaggiare, ma assaggiare anche dopo 2 minuti, dopo 3 minuti, perché mi piace sentire quella reazione che ha la pasta a contatto con l'acqua, a contatto col calore, mi piace sentirla viva. Per il tempo di cottura io dico sempre quello che piace a te. Se piace più cotta la mangi più cotta, se piace più al dente la mangi più al dente. Ovviamente poi ci sono dei sistemi per vedere, la tagli, per vedere se c'è ancora il nervo all'interno, un filo bianco all'interno, che ti dice che ancora deve essere imbibita di acqua. Però a me piace stare vicino alla pasta, accompagnarla in questo processo di cottura. E a lei come piace? A momenti, ci sono dei momenti che mi piace al dente, ci sono dei momenti che mi piace meno al dente a seconda anche dei condimenti che vengono usati. Ecco perché dico è bello avere tanti formati, perché ti diverti
Con la pasta ti puoi divertire, a differenza di altri prodotti, la carne, il pesce, sono quelli modi, sono quelli tempi di cottura. Con la pasta no, con la pasta ti diverti, ti puoi inventare qualsiasi ricetta, niente è banale.